Ciao e benvenuti nel video relocation del film Possession del 1981. Yeah! Un film che mescola horror psicologico e dramma in un modo totalmente unico. Una pellicola bellissima e molto cruda, ambientata in una Berlino divisa dal muro. Lo vedo. Iniziamo subito col botto con la nostra prima tappa, ovvero dove si trova la casa dei protagonisti di Possession, Mark e Anna. Eccola qui, è ripresa da fuori tantissime volte da diverse angolazioni. Ora dopo voglio vedere dentro se trovo il punto proprio dove c'è l'ingresso della casa di Mark e Anna. Prima di provare a vedere se troviamo l'appartamento, l'ingresso dell'appartamento di Mark e Anna, voglio raccontarvi una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere. Nei contenuti speciali di questo DVD c'è un'intervista al regista Andrei Zula, lo chiameremo Andrino, lo chiameremo Andreino. Racconta che l'idea del film è nata dopo la separazione con la sua ex moglie e qui ragazzi il livello di rancore è sorprendente. Mi ha fatto molto ridere quando ha detto che secondo lui l'amante di Anna è meno intelligente dell'amante della sua ex moglie, però Anna è più intelligente della sua ex moglie. Un bilancio fantastico, insomma. Entriamo ragazzi. Sono sicura che fosse uno di quelli accanto a questi balconi azzurri, sicurissima. Ragazzi, sono sicurissima che l'ingresso è questo. Una delle particolarità più affascinanti di questa location di Possession è il modo in cui lo spazio dell'appartamento di Anna e Mark sembra cambiare a seconda della scena. Nella sequenza dell'ascensore, ad esempio, l'appartamento appare come se fosse al piano terra, ma in altre scene girate all'interno della casa tutto cambia. Dalle finestre si scorge chiaramente il muro di Berlino, visibile da un punto di vista sopraelevato. Un effetto visivo che sinceramente mi fa ogni volta un certo effetto. E ancora, quando Mark esce per rincorrere Anna giù per le scale, si ha l'impressione che l'appartamento si trova infatti ai piani superiori. È probabile quindi che Andreino abbia mescolato diversi piani dell'edificio. Infatti nella scena in cui Mark porta a casa la ragazza dall'ascensore si nota un piccolo stacco di frame, come se due spazi fisici distinti fossero stati uniti in montaggio. Ok, poco più avanti, eccoci qui, troviamo la strada in cui Anna esce di casa con il sangue alla bocca. Scena veramente bellissima. Nel film sembra subito fuori dalla loro abitazione, ma in realtà è un po' più distante. Non siamo fuori il loro appartamento. Alcuni palazzi hanno cambiato colore, ma comunque sia si riconoscono abbastanza bene. Soprattutto questo, vedete?
La nostra prossima fermata è la metro di Platz der Luftbrücke, dove hanno ambientato le scene in cui, diciamolo in maniera ironica, Anna smatta nella stazione della metropolitana. Una scena veramente bellissima e anche molto claustrofobica che rispecchia perfettamente il suo stato psicologico. Siamo nella metro, ragazzi. È proprio questa, lì vedo delle scale mobili. Adesso andiamo a cercare tutti gli angoli e gli scorci presenti nel film. Che emozione! Ricordo che quando venni qui anni fa per documentare questa location, questa stazione della metro era chiusa e non sono riuscita a mostrarvela. Oggi invece sono veramente tanto ma tanto contenta di essere riuscita a farvela vedere. Queste location dove hanno girato queste scene così potenti con Isabella Iani, scene che devono essere state veramente estenuanti da fare. Ragazzi, ci siamo! Qui è dove si accascia in terra. No, vabbè ragazzi, muoio! Le mattonelle, sì, sono le stesse, si riconoscono subito con quel pattern inconfondibile, però la stazione della metro oggi è decisamente più pulita rispetto a come appare nel film, anche se però diciamocelo, non ci mangerei sopra. E sì, mi sono davvero inginocchiata per terra, giusto per provare la stessa ebbrezza. Non voglio neanche immaginare cosa abbia pensato la poverina che mi è passata accanto proprio in quel momento. Voglio farmi una foto simile alla scena in cui c'è lei, in quel punto lì. Ma sto aspettando che non ci sia nessuno per ovvi motivi. Qualcuno, Guten Tag! C'è la gente che passa, mi ha preso per matta. Cioè ragazzi, che emozione, che emozione, che emozione! L'orologio è il solito, però è stato spostato. Nella pellicola era di là. E infatti adesso vi faccio vedere. Sì! Si vedono molto bene questi. Ovviamente vi allegherò lo screen. Sì, l'orologio era qui. Vedete che c'è ancora il segno. Qui è tondo. Vedete, sì, è il solito. Soltanto che l'hanno spostato. Ed eccoci alla prossima location. Vedete laggiù all'angolo quel palazzo che è in parte un po' giallo. Sempre a Berlino, ragazzi, troviamo il bar Stiege, spero si pronunci così. Eccolo qui, aperto dal 1950, qui è dove avviene la colluttazione nei bagni maschili. Di alcune di queste location, ragazzi, ne parlo anche nel mio libro, I miei cineviaggi.
Se volete acquistarlo, il link è in descrizione. In questo modo sosterrete il canale permettendo altri viaggi come questo. Grazie! Vorrei provare ad entrare, ragazzi, ma è chiuso. Adesso andiamo a vedere a che ore apre. Ho letto che qui hanno girato anche una serie, ma penso sia uscita soltanto qui in Germania. Si chiama Liebling Kreuzberg, Amando Kreuzberg, che Kreuzberg sarebbe il nome del quartiere. Dall'interno è ancora uguale a come si vedeva nel film. E purtroppo non riesco ad essere qui alle 16 per entrare, però vabbè, vedete, si vede. Fantastico, ha tenuto il solito stile. Bellini questi angioletti. E guardate, bello anche quel murales. E praticamente Sebastianstrasse è qui avanti a sinistra, vicinissimo al Bar Stige. Qui è dove c'è la casa della creatura. Proprio qui, ragazzi, era posizionato il muro di Berlino. Mamma mia. Qui c'era una cabina telefonica proprio in questo punto. C'è un tempo, ragazzi, allucinante. Questo è l'interno, si vede un po' dal vetro. Rispetto all'ultima volta che sono venuta hanno cambiato il portone. Sto bagnando tutto il telefono per fare questo video, ragazzi. Ovviamente cantieri ovunque. Mi hanno scritto, qualcuno mi ha scritto: cavolo, ma sei proprio sfortunata. No, ragazzi, a parte il fatto che è l'Europa che casca a pezzi, purtroppo. E quindi non è che sono io sfortunata, cioè ci sono veramente cantieri ovunque. Secondo me, cioè, uscite di casa adesso, troverete pieno di cantieri anche voi. E a proposito di Isabelle, questa cosa ci tengo a raccontarla. Isabelle ha raccontato che questo ruolo per lei non fu per niente semplice, anzi l'ha profondamente segnata, sia professionalmente che emotivamente, proprio per l'alto livello di tensione psicologica che richiedevano le scene. Dice di aver avuto difficoltà a riprendersi per anni. Il film richiedeva scene di violenza fisica e tensione emotiva estrema, il tutto girato in spazi claustrofobici e spesso in condizioni reali di freddo, stanchezza e umidità. Ho salvato alcuni articoli dove ha rilasciato delle interviste dove dice chiaramente che l'esperienza del film l'ha portata a un crollo psicologico profondo. Il regista Andrzej Zulawski accennò al fatto che dopo aver visto il film Isabelle stava molto male e dice che fece qualcosa di terribile, ma senza specificare. In un'altra zona, abbastanza lontano dalla casa della creatura, siamo arrivati in De Minerstrasse. Qui De Minerstrasse ci porta alla scuola frequentata da Bob, il figlio dei protagonisti Mark e Anna. Ci troviamo in un ambiente urbano, tra i meno claustrofobici e grigi della pellicola. Eccola qui.
proprio questa, ragazzi. Wow. Questa scuola è situata nel quartiere di Gesundbrunnen, nel distretto di Mitte, a Berlino, sempre a Berlino. È un edificio storico costruito nel 1886, vedete, caratterizzato da questi mattoni rossi. L'edificio era realmente, e lo è tutt'oggi, una scuola, appunto. Vedete, Musikalische Grundschule, è una scuola di musica. E così si chiude il nostro viaggio alla ricerca delle location di Possession a Berlino. Un film che, grazie alla bravura dei registi e degli attori, oltre che al contesto storico e sociale della città, amplifica alienazione e conflitti interiori. Grazie per avermi seguito, spero tanto il video vi sia piaciuto. Like, commento e iscrivetevi per non perdere i prossimi video location e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!